Sono Antonio Scarano, mi occupo di rigenerazione ossea, ho iniziato il mio percorso formativo in laboratorio, mi sono occupato per tanti anni, circa 15 anni, di ricerca pura, associato ad un'attività clinica, diciamo, modesta come tempo, quindi gran parte del mio tempo, circa il 70% del mio tempo, lo dedicavo alla ricerca di base e poi all'attività clinica. Dopo ho invertito un po' i ruoli, mi sto dedicando più alle attività cliniche e un po' meno alla ricerca di base. Con questo non sto dicendo che non sto facendo più ricerca, anzi il periodo maturato in laboratorio mi ha fatto crescere molto dal punto di vista chirurgico, perché conoscendo benissimo i meccanismi che sono alla base della rigenerazione di un tessuto, della guarigione di un tessuto, sono tutti concetti che io applico quotidianamente nella pratica clinica. Quindi non è stato un tempo perso, anzi è una marcia in più per poter fare chirurgia, perché molte volte al chirurgo bravo, manca la biologia di base, non manca tante informazioni sull'anatomia chirurgica, ma mancano i concetti di biologia di base. A volte applica diciamo delle tecniche chirurgiche che potrebbero essere non adeguate perché non trovano un supporto biologico di base. Questo mi ha consentito di avere maggiore competenza anche dal punto di vista clinico. Attualmente dirigo la scuola di specializzazione in chirurgia orale, una scuola di specializzazione dove possono accedere i laureati in odontoiatria dopo essersi appunto formati in un corso di laurea ad hoc. Per quanto riguarda l'importanza formativa di un'azienda, io dico che nel campo odontoiatrico la formazione che viene erogata dalle aziende è molto presente sul mercato, è molto sentita dagli professionisti e spesso l'azienda diventa il punto di riferimento dal punto di vista formativo per molti professionisti. Con questo non voglio dire che l'università è in un secondo piano, l'università forma i professionisti, però durante l'aggiornamento le aziende, e nel caso anche la Ubigen che dedica molto spazio alla formazione post laurea, all'aggiornamento continuo, i corsi sono tanti a disposizione, si parte da corsi di base fino ad arrivare a corsi avanzati. Lo fa anche con molta discrezione perché durante l'attività formativa il docente, il relatore viene lasciato libero di esprimere la propria opinione scientifica e clinica. Beh, personalmente attraverso ricerche commissionate dalla Ubigen ho avuto la possibilità di comprendere meglio il comportamento di diversi biomateriali e soprattutto dei concentrati piastrinici. Quindi lavorare a fianco a un'azienda, non solo l'università trova un vantaggio economico, perché l'azienda che finanzia dei progetti di ricerca diciamo, aiuta l'attività universitaria in generale, perché quella ricerca poi rappresenta anche non solo un vantaggio per l'azienda, ma anche per l'università che appunto dal punto di vista economico ha avuto un riscontro, ma per i tessisti, per i giovani che sono in formazione che hanno partecipato attivamente alla stesura della ricerca commissionata dall'azienda. L'odontoiatra oggi, prescindiamo dalla situazione attuale Covid, ma l'odontoiatra che inizia la professione oggi si trova a un mondo completamente diverso da quello che rappresentava l'odontoiatria 20 anni fa o 30 anni fa. Oggi al laureato in odontoiatria, al dentista viene richiesta tantissima competenza di tipo digitale e quindi il digitale è fondamentale per un giovane che inizia questa professione. E quindi fondamentalmente il giovane diciamo, è coinvolto nel mondo digitale oggigiorno. Questo diciamo, i giovani lo sanno benissimo, per fortuna hanno il bagaglio culturale per poter adeguarsi al cambio del mercato. L'altro aspetto che io non ho mai diciamo, studiato a fondo è che l'odontoiatra è anche un manager, quindi deve curare l'attività imprenditoriale, l'ambulatorio, come un'impresa, quindi ci vogliono anche le competenze manageriali.
da mettere in atto diversamente, e soltanto competenze professionali non associate alle competenze manageriali lo studio non riesce a esprimere al meglio.